Signori, direi di riprendere i lavori. Sì, inserite la tessera per favore, per chi l'ha tolta, in attesa che torni il Presidente Zaia. Intanto Assessore Ruzza, c'è qualche suo collega qui in giro che possiamo recuperare per la Giunta, visto che garantiamo la presenza di una buona parte della Giunta ai consiglieri che devono intervenire? Assessore al bilancio? Beh, diciamo che effettivamente, allora, avete inserito la scheda? Bene, Montanariello, lei riprendiamo da lei, no? Perfetto, perfetto. Si prenoti, grazie. Ecco, l'assessore c'è. Bene, possiamo iniziare. Salutiamo l'assessore al bilancio che si onora della sua presenza. Allora, se il consigliere Rocco, se possiamo farlo tecnicamente, siccome nel togliere e rimettere la scheda Montanariello ha perso la prenotazione, ripartire da lui. Sicuro? Eravamo tutti in attesa del suo intervento, consigliere. Vabbè, aspettiamo. Allora, scusate, richiamo all'ordine il collega vicepresidente che è irrequieto. Allora, consigliere Rigo? Consigliere Rigo, grazie. Riprendiamo la discussione. Cedo la parola al consigliere Rocco, prego. Mi cede la parola come a scuola quando uno manda avanti un altro per avere 5 minuti in più per fare l'intervento. Allora, io parto da un elemento di cronaca. Mi autodenuncio, io penso che sia sbagliato quando la politica parte da elementi di cronaca per trarre conclusioni di natura universale, però penso che sia un episodio emblematico di un problema che noi stiamo cercando di affrontare, che secondo me è il cuore dei bisogni che ha il Veneto in questo momento. Abbiamo letto che qualche giorno fa al centro Gallucci c'era la necessità di sostituire il dottor Gerosa, che giustamente ha lasciato i suoi incarichi per venire in giunta. Per questa sostituzione il CRITE aveva concesso la possibilità di fare un bando, graduatoria. Si presentano dei giovani laureati in cardiochirurgia, si presenta tra questi anche un giovane di 31 anni che oggi sta esercitando in Gran Bretagna, laureato e specializzato a Padova, sceglie di andare in Gran Bretagna, si apre un concorso nel centro Gallucci e chiunque si sia laureato in cardiochirurgia a Padova sogna di lavorare al centro Gallucci, tanto che dice: pur di tornare io rinuncio all'emolumento a cui avrei diritto in Gran Bretagna, che è circa il doppio di quello che sarebbe stato coperto dalla possibilità di diventare dirigente medico a Padova, però al centro Gallucci si decide di non assumere tramite graduatoria, ma di dare un incarico provvisorio a un professionista in pensione tramite una consulenza. Ora, io penso che sia sbagliato arrivare a ragionamenti, come dire, di natura generale, partendo da dati di cronaca, però è evidente che siccome abbiamo parlato tanto di Cronos e Kairos, qui siamo a Cronos, ma quel Cronos che mangia i suoi figli, come nella mitologia greca. E Zeus si salva tramite Rea, e qui potremmo dire, per generalizzare, che sono sempre le donne a salvare il mondo. Ma dove nasce il problema che vedo? Che noi sicuramente facciamo fatica a intervenire e a invertire un trend di giovani che vanno via dal Veneto. Però se anche quando facciamo concorsi pubblici, quindi la leva chiaramente di
produrre politiche industriali è un po' difficile tramite un DEF, ma bisogna provarci. Se è difficile, chiaramente, tramite un bilancio, almeno cercare di far passare il principio per cui se faccio un concorso, ci sono i vincitori di un concorso, valorizzo un giovane talento che vuole tornare in Veneto, che crede nella sua regione, piuttosto che dare un incarico provvisorio a una persona in pensione, sarebbe già un segnale nei confronti dei tanti veneti che se ne vanno e che vorrebbero tornare nella nostra regione. E in questo documento leggiamo dei numeri che sono, questo documento che stiamo affrontando, dei numeri che sono preoccupanti. 7.400 neolaureati nel 2024 scelgono di lasciare il Veneto per andare a cercare fortuna altrove. E questo, attenzione, è un dato che fa capire che c'è qualcosa che non funziona, perché invece sulla formazione universitaria noi abbiamo circa 31 veneti su 100 che vanno fuori dalla nostra regione. Può non essere un dato negativo, significa che i nostri giovani scelgono anche università estere, scelgono sicuramente università di qualità, perché noi abbiamo università di qualità, quindi se vanno in altre regioni è perché scelgono e cercano una formazione di maggiore eccellenza. Abbiamo 36 più o meno studenti su 100 in Veneto che vengono da altre regioni, vuol dire che siamo attrattivi, cioè abbiamo un saldo positivo di 5, ma se poi vediamo l'occupazione non abbiamo questa parità, diciamo, di saldo. Cioè mentre abbiamo un saldo positivo sulla formazione, poi quando si tratta di lavorare, di decidere di vivere, di fare una famiglia, i nostri giovani che hanno studiato, che sono formati, che hanno le caratteristiche per provare a creare valore aggiunto, scelgono un'altra regione. Allora, probabilmente noi abbiamo affrontato una fase storica in cui il pensiero era quello che, soprattutto in questa regione, meno la politica interveniva, più si liberavano le possibilità della società veneta di fare la differenza. Cioè, la società chiedeva a chi governava di non intervenire. Tu lasciami fare, meno lacciuoli mi metti, meno burocrazia mi metti, più io sono in grado di creare valore aggiunto. Il tema dell'addizionale regionale IRPEF risponde probabilmente a questa logica. Meno io metto le mani nelle tasche dei cittadini, più i cittadini sono in grado di dare risposte in maniera autonoma. Probabilmente questo ha funzionato in una fase del nostro Veneto, ma oggi evidentemente non è più così. Perché se noi oggi siamo la regione in cui si spendono 1.919 euro in media per le rette per persone in casa di riposo, siamo la regione che spende di più out of pocket, di più per la sanità privata, e in cui il trasporto pubblico pesa di più sulle famiglie che hanno figli, circa 320 euro in media famiglia con figli con figli in età dell'obbligo, evidentemente tutto quello che noi non abbiamo toccato per fare programmazione arriva come costo occulto. Noi abbiamo presentato vari emendamenti, quindi è inutile entrare negli emendamenti, ma ci tenevo a sottolineare una delle proposte, che è questa delle borse d'impiego, perché è stata molto dibattuta, perché chiaramente ha suscitato un dibattito molto ampio, e credo che il senso di queste borse d'impiego sia quello di provare a integrare un pezzo, diciamo, di salario d'ingresso. Noi oggi vediamo che un neolaureato in Veneto, in Italia, non in Veneto, scusate, quando lavora e ha un primo impiego, a distanza di un anno dall'assunzione ha un salario di circa 1.447 euro netti, contro i 2.200 dei nostri competitor europei. Allora, la proposta del salario d'ingresso è provare a dire, da una parte io integro attraverso la compartecipazione dell'attore istituzionale, ma chiaramente anche di altre categorie, questo salario, ma soprattutto faccio una scelta. Come diceva giustamente Cunegato prima, a cui farei una tessera onoraria di azione, anche se poi magari su altre cose mi sono ritrovato in tutto, poi però mi chiedo com'è possibile che in questo paese noi perdiamo l'ILVA, cioè va bene difendere la manifattura, poi però se non ci piace l'industria pesante l'abbandoniamo in nome di cose ideologiche. Però, come diceva giustamente Cunegato, esistono settori e settori. Ci sono settori che producono alto valore aggiunto e settori che sostanzialmente danno l'idea che si possa vivere di rendita. Il turismo è un bellissimo settore, ma non ha la capacità di moltiplicazione
che ha la tecnologia, che ha la ricerca e lo sviluppo, che ha la manifattura avanzata. Allora, la scelta che noi potremmo fare attraverso delle borse di impiego è non solo provare ad alzare i salari, ma anche dare un segnale che noi cerchiamo di investire e di fare programmazione che forse in questi anni è mancata, se i nostri competitor come l'Emilia Romagna hanno fatto la Motor Valley, il distretto del farmaco, per cercare di dire che abbiamo un'idea di sviluppo di questa regione e che noi andiamo a premiare chi investe su ciò che crea valore aggiunto, ricerca e sviluppo, marketing, finanza, e provare a dare una risposta anche a tutte le persone che noi laureiamo e che hanno grandi capacità, che questa è una regione che pensa allo sviluppo. E sono convinto che la risposta della società, vedendo anche quello che abbiamo sentito in queste audizioni, sarà una risposta positiva. Allora, siccome la sensazione che aleggia nei corridoi è che anche questa maggioranza si sia resa conto che senza un addizionale regionale i soldi per volare alto, i soldi per dare risposte, i soldi per andare oltre l'ordinaria amministrazione di quanto previsto dalle competenze attribuite a questa regione sarà qualcosa di sostanzialmente inevitabile, forse è meglio confrontarsi a viso aperto, ragionare sugli scaglioni e sulla ridistribuzione e capire dove investire le risorse, per mettere le risorse possibilmente non in ciò che fa debito, anche se sarebbe la risposta più immediata, ma in ciò che a sua volta può generare sviluppo. Grazie, grazie consigliere. La parola al consigliere Montanariello, prego. Grazie Presidente. Presidente, vorrei partire da alcune considerazioni senza entrare troppo nel merito, visto che lo faremo dopo magari con gli emendamenti che abbiamo presentato. Arriviamo a un bilancio che doveva essere fatto l'anno scorso, arriviamo a un bilancio che siamo in 12esimi, arriviamo a un bilancio che non vede all'interno del suo documento del DEF, il documento di economia e finanza, neanche gli obiettivi strategici che ci sono sempre stati in tutti gli altri documenti di economia e finanza. È chiesto in commissione perché gli uffici ci rispondono perché siccome non c'era tempo, non li abbiamo neanche individuati quali sono gli obiettivi strategici, lo faremo nel corso dell'anno. Quindi per dire cosa? Che vi siete presi tempo per arrivare tardi e per arrivare male. Perché un documento di programmazione che non ti dice neanche quali sono gli obiettivi strategici vuol dire che nonostante vi prendete del tempo e arrivate in 12esimi, arrivate tardi e arrivate male. E questo è un dato. È un dato, almeno che non ci spiegate che quelli prima di voi che facevano diversamente, che eravate sempre voi sotto altre spoglie, hanno sbagliato per 15 anni. E quindi arrivate tardi e male. Arrivate su un documento che è del tutto opposto a quelle che sono le dichiarazioni che fate quotidianamente. Se noi vediamo quotidianamente ci sono promesse, attese, faremo, diremo, però nulla di tutto ciò che dite è declinato all'interno di questo programma. Però io devo dire, Assessore Giacinti, che da una parte vi invidio anche un po', ma lo dico con molta sincerità, mi invidio anche un po' perché voi in questo bilancio siete avulsi da tutto il mondo, è come se ci fosse il Veneto e tutto il resto del mondo che viaggia per fatti suoi, e voi ragionate in un'idea di isola felice senza rendervi conto quello che sta accadendo fuori. E fate un bilancio come se tutto ciò che ci riguarda, ciò che sta accadendo in Veneto, non so, scrivete una cosa bella perché è figo scrivere una roba bella, però dopo tutte le leggi che fate, i numeri che mettete, non corrisponde nulla a sto bilancio. Il Veneto sta vivendo una recessione certificata ormai da 24 mesi, è certificata, e cresciamo, mentre eravamo abituati a crescere di più del PIL italiano, uguale, leggermente di più, e non si capisce quanto cresceremo più avanti. Il Veneto che ha sempre avuto il doppio a volte del PIL italiano, quindi siamo su una recessione consolidata da 24 mesi. Oltre il 52% degli approvvigionamenti energetici viene da fuori, abbiamo una guerra in corso nel mondo diffusa che porta all'aumento dell'energia e voi non fate cenno a questo. C'è il problema energetico che dovrebbe riguardare soprattutto il Veneto, basta pensare ai consorzi di bonifica che hanno in alcuni casi il 35% delle loro entrate utilizzati perché sono energivori,
Voi questa cosa neanche la citate, perché quello che avviene in Italia, o sulle strade, o nelle pompe di benzina, o nelle aziende, a voi giacinti non vi tocca. E questo mi genera una certa invidia, perché sicuramente vivete con meno preoccupazioni di chi prova a interpretare i fenomeni che ci sono. C'è una forbice consolidata nel documento, nella parte dei grafici delle aziende in Veneto, tra quelle che ce l'hanno fatta, hanno vinto le sfide del futuro, che sono riuscite ad arrivare a standard eccellenti, e una gran parte di aziende nel Veneto fatto delle imprese che arranca ad arrivare a fine mese, questo prima delle crisi energetiche e delle guerre del mondo. C'è un problema demografico che non affrontate, siamo a meno 30.000 come saldo demografico, però anche su questo pare che basta dire che i giovani fa figo, dobbiamo farli tornare, bisogna mettere al mondo figli e di aver risolto il problema. Quindi anche su questo io devo dire. C'è una contrazione del lavoro femminile, è un dato anche quello. Gli stranieri sono il 10% della popolazione, di cui il 76% di questo 10% è nato qui, in Italia. Il governo, assessore Giacinti, che sicuramente conoscerete meglio di noi, continua a scaricare sugli enti locali. Abbiamo visto i tagli tra province e comuni, con Calzavara quando era assessore abbiamo fatto anche qualche manovra. La stessa Pedemontana è un tentativo irresponsabile di tentare di scaricare un indebitamento pubblico che voi, la vostra maggioranza, ha fatto sui conti dei cittadini, se non vi va bene di passare la patata bollente allo Stato. Parlate di federalismo, è l'unica manovra di federalismo fiscale che potreste fare, che l'IRPEF non la fate, e quindi parlate di federalismo per mettere azioni in campo che cozzano con l'idea di federalismo, perché è l'unica manovra federalista che potreste fare, che l'IRPEF non la fate. È una regione che arretra sulla tutela del suolo, lo dice il documento di economia e finanza, quindi non serve fare no con la testa, colleghi. Nel documento di economia e finanza c'è la pagina 74 in poi che vi dà i grafici e dice che la regione Veneto arretra nella tutela del suolo, nell'occupazione femminile, aumenta l'indice di criminalità predatoria, cala la soddisfazione dei cittadini veneti e scende la qualità della vita. Lo dite voi nel vostro documento nella parte grafica. Finita la parte grafica, che non potete ometterli perché sono dati oggettivi, scrivete una serie di cose da Isola Felice che se vi fosse fermati dopo la pagina 74 è credibile, ma siccome le avete scritte non potete scrivere tutte queste cose nei grafici e dopo scrivere una serie di cose che non c'entrano niente con tutto questo problema. E dopo cosa succede? Che tra l'altro facciamo un documento dove ci scordiamo che all'interno gran parte di quella che è l'operatività della Regione Veneto è delegata ai nostri enti strumentali e alle nostre società, e all'interno non parliamo di quello che è il destino degli enti strumentali e delle nostre società. Tanto per dire, Veneto Innovazione, che il 14 scade il direttore, lo confermate o continuate a farvi guerra? Perché questo deve firmare i provvedimenti e ci sono i revisori di conti che sono allarmati. Cioè, lo scrivete? Lo scrivete, assessore Giacinti? La riguarda Veneto Sviluppo, Veneto Innovazione? Sono temi che la riguardano? Ci piacerebbe che l'avesse scritto, visto che li deleghiamo un po' di cassaforte e un po' di operatività. Allora, assessore, io dico, è Veneto performante o Veneto fortemente ingiusto? È Veneto eccellente o è Veneto che arretra? Perché se io vedo questo bilancio, assessore, devo dire che se mi fermo alle vostre conferenze stampa e alle vostre promesse, è tutto bello. Se entro nel merito, scrivete una serie di cose che fossi in voi mi toglierei quel sorrisino dalla faccia, come per dire siamo bravi, abbiamo vinto, aver vinto non vuol dire far bene. E lo ha dimostrato questo referendum, che anche chi vince dopo prende le porte in faccia. Detto ciò, noi assessore stiamo vivendo un momento drammatico privo di precedenti. Quando voi fate i comunicati stampa tipo arriviamo alle infrastrutture, no? Quanto bello è vedere il comunicato stampa di Zecchinato che dice che sono bravi e mettono 150 milioni per le manutenzioni a Veneto Strade. Però Zecchinato ci dovrebbe dire che intanto sono i 27 milioni per 3 che erano sempre stati messi e il resto sono un debito che noi facciamo.
Adesso dovete dirmi se nel Veneto, che voi dite che è eccellente, è normale pagare con le risorse a libera destinazione il disavanzo, come piace a voi, perché debito è una parola brutta, disavanzo, della pedemontana, e dopo fate il mutuo per fare l'ordinaria manutenzione della rete stradale, che non è il mutuo come abbiamo fatto l'anno scorso per la strada di San Donà, per almeno un'opera che resta. No, il mutuo per l'ordinaria manutenzione delle strade. Voi indebitate il futuro del Veneto per fare quello che dovreste fare già di vostro. Perché? Perché fate tutto tranne che fare la regione federalista nelle politiche fiscali. Adesso, chiudo dicendo, dopo ci sarà modo di parlare negli emendamenti, siccome quando vai fuori la gente dice «Oh, che figo, ti fai consigliere in Veneto», mico, vedo i video, Veneto eccellente. Ma secondo lei questo è un Veneto eccellente per tutte quelle persone che aspettano più di 2 anni per avere una visita medica e non hanno i soldi per andare al privato? Questo è un Veneto eccellente per tutte quelle aziende che non possono affrontare l'innovazione tecnologica, che sono costrette a dover fare perché il mercato va in quella direzione e voi non fate nulla se non mettere qualche spicciolo comunitario su dei bandi, scordandovi che c'è un caro energia e che c'è un sistema infrastrutturale che le penalizza? È un Veneto eccellente per i giovani che non hanno la borsa di studio? È un Veneto eccellente per chi vive nelle città e percepisce meno sicurezza? È un Veneto eccellente per chi deve fare l'asta della Romea 2 ore e mezza al giorno e continuate a non prendere posizioni nei vostri rapporti con ANAS? È un Veneto eccellente per tutti quei pescatori fermi da 2 anni e fate il bilancio senza mettere un euro sulla pesca? Non avete messo un euro sulla pesca e sapete dire con la pletore di assessori al Balbi, avete ragione, uno che è il cugino pescatore, uno lo zio, uno il papà, uno l'amico, tutti piangete, nel bilancio dovete dirlo ai pescatori, non avete messo un euro per la pesca, dove ci sono una filiera che cuba in Veneto punti percentuali e circa 800 aziende di indotto. Se questo è il vostro bilancio, credetemi, non è che rimpiango quelli prima, ma pensavo, vedendo la ventata di novità che doveva arrivare, che ci fosse stato qualcosa di diverso. Invece questo documento è la continuità di quello che c'era prima, con una spruzzatina di Stephanie Parfum, tanto per far vedere che è cambiato qualcosa, ma nel modo peggiore, perché vi siete presi del tempo per fare un documento che non prevede neanche i vostri obiettivi strategici, perché non avete avuto neanche tempo di inserirli, e lo dicono gli uffici, ed è a verbale della Commissione. Quindi, caro Presidente Stefani, magari glielo direte, penso che quell'entusiasmo che c'era da parte nostra oggi viene a mancare, perché se avete ereditato una situazione che non brillava, state facendo di tutto per peggiorarla, con l'aggravante che fate anche i proclami che hanno una delle due. O non sapete neanche voi la situazione del Veneto e quindi li fate in buona fede i proclami, oppure sapete qual è la situazione del Veneto e provate con la macchina della propaganda a superare quelle difficoltà che i cittadini vi metteranno tutti in conto, perché anche dopo questo bilancio le visite mediche continueranno a volerci più di 2 anni, e siccome fuori c'è gente che non prende migliaia di euro al mese come noi, se non se li può pagare quelle visite mediche fa meno di curarsi come gran parte dei cittadini veneti, e lo scrivete voi nel documento di economia e finanza. Grazie. Prego. Altri iscritti? Chiudiamo la discussione. Consigliere Sumschi, prego. Posso parlare? Sì. Allora, l'analisi del documento dimostra un coacervo di intenzioni generali con qualche velleità, ma con poca sostanza alla fine, se andiamo a vedere i termini, e che dimostra francamente la difficoltà di reperimento delle risorse. La situazione difficile di questo, su cui pesa, dobbiamo dirlo evidentemente, anche le scelte precedentemente fatte, quella pedemontana, quindi che bisogna onorare, in cui i risultati di previsione per il momento non sono quelli previsti, ottimisticamente previsti, e nemmeno ci sono quelli di ritorno economico, perché quando si fanno queste grandi opere poi ci viene detto che ci sarà una ricaduta
Allora, nel momento, ben lungi da vedere, perché il momento economico, non dipendendo ovviamente tutto da scelte regionali, è molto oscuro, come è stato detto, ampiamente documentato. E questo porta alla fine che non abbiamo molto da capire. Le risorse bisognerebbe trovarle, l'indicazione che è stata posta è quella di mettere mano al portafoglio dei cittadini, ma io dico sempre che al di là delle propagande e delle grandi discussioni bisognerebbe avere il coraggio, la voglia di mettere mano al disavanzo che abbiamo come Veneti, che è quello del residuo fiscale, perché è indubitabile che su questo bisogna cambiare il registro rispetto ai trasferimenti che lo Stato mette in campo. Sappiamo qual è il costo, ad esempio, nella sanità, l'aumento dei costi, che è attorno tra il 12 e il 14%, non ci può essere trasferito un aumento che non va nemmeno a cogliere il punto di percentuale. Questo impedisce qualsiasi intervento nel settore. Questioni importanti, secondo me, che devono essere anche più affrontate sono quelle legate alla tutela del territorio. Il consumo, come è stato citato, è un elemento fondamentale a cui si sta aggiungendo un consumo che non è solo edificativo, ma è per il fotovoltaico, per il biogas, per questa componente che è legata all'energia, ma che sta assumendo dimensioni, come è stato affrontato anche in un'interrogazione stamattina, estremamente importanti e che vengono anche contestate dai cittadini. Su questo noi chiediamo anche che ci sia una diversa impostazione quando si decidono le opere. Bisogna avere il coraggio di confrontarsi con partecipazione nei territori. Non si può pensare di calare perché c'è qualche indicazione strategica che arriva da lontano, bisognerà cambiare anche il metodo di approccio. E diciamolo pure che sulla sanità abbiamo visto alcune operazioni di marketing, cioè 30 milioni per la montagna, ci è stato detto chiaramente che erano 30 milioni già previsti dal bilancio, ma non risorse in più. Allora, fare questa operazione di marketing, di cosmesi, non ha molto senso. Abbiamo una sanità che sta scivolando verso una, perdita di qualità, soprattutto in quella che è la situazione del rapporto con i cittadini. Si spera nelle case di comunità, che ahimè sono in ritardo, ma su cui dovremmo mettere pesantemente all'interno operatori e modalità diverse, come ho già detto, di rapportarsi con i cittadini, dare le risposte, essere presenti, perché abbiamo ampie fasce di popolazione che non si potranno curare per questioni economiche, ma non si potranno nemmeno curare perché non trovano nemmeno le risposte degli operatori per farlo. Grazie. Prego. Vicepresidente Michalizzi, prego. Sì, grazie Presidente, ma intervengo brevemente che così lascio anche il tempo poi per illustrare anche alcuni emendamenti per dare un po' quello che è il mio giudizio sulla manovra. Questa è una manovra importante, è stato detto prima dai miei colleghi che mi hanno anticipato, perché arriva in una situazione, in una congiuntura economica e sociale particolare, ma arriva anche, diciamolo, all'inizio di un nuovo mandato, di un nuovo ciclo che la Regione Veneto apre con la nuova amministrazione del Presidente Stefani. E questo, che è il primo DEFR, ci saremmo aspettati di vedere, come dire, delle indicazioni che avessero il tenore di indicazioni di mandato. Allora, nelle stagioni precedenti abbiamo visto, seppur nelle difficoltà, comunque un Veneto che ha realizzato il passante di Mestre, un'opera funzionale a tutto, come dire, il sistema, non solo per quella zona. Negli anni passati ci siamo scontrati su questo tema, ma è stata realizzata la pedemontana. Qual è l'obiettivo che il Veneto si pone da qui in avanti in questo contesto socio-economico? Noi immaginavamo in questo DEFR, anche con diciamo, la spinta di un nuovo inizio, di vedere un disegno, un'idea che questa nuova amministrazione aveva sul Veneto. E guardate che possiamo dirla raccontarla come vogliamo, però questo elemento stride. Non si può al primo giorno di scuola
al primo DEF, al primo appuntamento programmatico, non dare una propria visione. E questo è oggi, secondo me, una delle cose che pesa di più, e oggi il dibattito l'ha fatto emergere in diverse sfumature che condivido. E guardate che la questione dei tempi non può essere una scusante. C'è stata una campagna elettorale dove ci siamo confrontati sulle idee e dove le idee sono emerse da una parte e dall'altra, ma non sono state poi riportate in questo documento. Trovarsi all'ultimo momento non è un caso, come dire, nato da fattori esterni, non è che è scoppiata la guerra in Iran e allora ci troviamo a fare il bilancio in ritardo, è una precisa scelta di chi ha dettato i tempi dell'inizio di questa nuova legislatura, e ancora una volta è in mano vostra. Ma l'urgenza di uscire dall'esercizio provvisorio non può essere la giustificazione del non dare alcune prospettive. Noi usciamo dall'esercizio provvisorio, abbiamo l'urgenza di uscire dall'esercizio provvisorio per fare che cosa? Ecco, questo è come dire, l'elemento che più di tutti stride. Servono scelte, il tempo non è una scusa, e quindi da questo punto è questa l'immagine e l'idea di un documento che risulta debole proprio all'inizio di questo mandato. Concordo con chi ha detto prima che i dati che voi stessi mettete nel DEF mostrano e indicano dove sono le urgenze. Noi vediamo un Veneto che dal punto di vista economico, è già stato detto, non è più la locomotiva che tira il paese e che con gli indicatori sta molto sopra alle performance nazionali, ma si avvicina sempre di più a quelle che sono le performance italiane. Questo è un dato preoccupante. Io ho ascoltato durante le audizioni delle commissioni le imprese di questa regione che sono venuti qui a raccontarci il loro punto di vista e le loro aspettative su questo documento. Questo ci hanno detto. Allora, la domanda è: quale è l'obiettivo sui vari settori che questa amministrazione si pone, e con quali strumenti noi vogliamo andare ad agganciare questi obiettivi? Allora io ne pongo un altro anche dal punto di vista infrastrutturale, ho presentato degli emendamenti anche su questo e poi magari ne approfondiremo dopo. Ma noi abbiamo un problema grande come una casa dal punto di vista infrastrutturale, prima si diceva fatto il passante, fatto la pedemontana, ma sul Veneto centrale. Il cuore del Veneto, quello che sta intorno a Treviso, Vicenza, Venezia e Padova nel centro, per posizione, per servizi e per capacità di impresa, oggi ha bisogno di una mano dal Consiglio regionale. E senza come dire, il superamento di una carenza infrastrutturale, persone e imprese in questo quadrante non si muovono. Se non si muove quel pezzo di Veneto è un problema per tutto il Veneto. Allora io mi sarei aspettato che in questo DEF uno degli obiettivi nuovi da dover porre fosse proprio quello di andare a prendersi cura, come dire, di questa parte di Veneto che oggi fatica, sta in coda, come diceva prima il consigliere Montanariello, ma non si muovono le persone, non si muovono le imprese, non si muove neanche l'economia. Noi abbiamo uno dei pochi indicatori che sta su, è il PIL, ma i servizi stanno tutti giù. Cosa significa questo? Significa che la ricchezza che noi produciamo e che diventa sempre meno, non siamo in grado di redistribuirla. Per questo abbiamo posto anche un tema di riorganizzazione fiscale, perché non possiamo continuare a descrivere in una situazione economica come questa un Veneto dove chi ne ha e chi ha i soldi continua a farcela, ma chi invece ha problemi si trova, come dire, da solo. Quindi su questo io credo che noi abbiamo, come dire,
vediamo e leggiamo le più grosse carenze di questo documento. Altro tema che anche in Commissione le imprese e le associazioni di categoria ci hanno posto. Usciamo da stagioni dove prima lo Stato ha sostenuto i territori, penso al bando periferie, penso ai piani Pinqua, e quindi, come dire, si è mosso anche come dire, una serie di progettualità che i territori hanno sfruttato. Poi è arrivato il PNRR e anche questo, come dire, è stato uno strumento importante che ha alimentato non solo interventi, servizi, ma anche un'economia. Ma noi oggi siamo in una fase in cui il PNRR sta andando ad esaurirsi, la spinta del PNRR. E la domanda che cittadini e imprese ci fanno è: come state immaginando di alimentare, come dire, la spinta che serve per affrontare questa fase? Noi nel DEF non la vediamo. Allora, una volta ci ha pensato lo Stato, una volta ci ha pensato l'Europa. Io voglio capire se noi qui abbiamo un'idea di come noi pensiamo, anche con i nostri strumenti di bilancio, a come sostenere le imprese che vogliono continuare e i cittadini che vogliono continuare a mantenere lo standard a cui in questo Veneto sono stati abituati, anche per invertire, come dire, una tendenza. I dati che faceva prima vedere la consigliera Ostanel ci parlano chiaro, come anche i giovani cominciano a cercare altri luoghi dove costruire la propria vita, ma guardate che non lo fanno solo i giovani, anche le imprese si domandano in un territorio che non funziona nei collegamenti, nei servizi, se conviene stare qui. Allora, quindi, quello che noi stiamo dicendo è quello di non guardare, diciamo, a questi dati e alla situazione con la presunzione di chi, come dire, ma noi tanto da qui non ci schioda nessuno, il dato elettorale è sempre cristallizzato, ma poi nella realtà, come dire, la situazione va peggiorando. Quindi nella nostra proposta poi di emendamenti, ne abbiamo, come avete visto, preparati diversi, non sono il modo per occupare l'Aula, sono il contributo che noi vogliamo dare anche in modo costruttivo, come prima diceva il capogruppo Manildo, il nostro contributo a una situazione dove io credo che tutto questo Consiglio, insomma, dovrebbe prendere in mano. Grazie. Prego. Consigliere Travisi. Grazie Presidente, grazie a tutte e a tutti. Io ruberò solo pochi minuti. Intanto grazie per averci riportato al 25 marzo. Io questa mattina i primi lavori sono partiti e mi mettevo nei panni degli studenti che stavano qui a visitare il palazzo, che poi hanno fatto simpaticamente una foto con lei, Presidente Zaia, perché se avessero assistito in televisione a quello che stava succedendo dentro avrebbero detto forse abbiamo sbagliato, siamo tornati indietro nel tempo, perché ci siamo ritrovati, e questo riguarda un po' la programmazione dei lavori, a parlare di due temi di qualche mese fa, insomma, dei poliziotti dell'AIS e del povero ragazzino lasciato dall'autista, insomma. Quindi questo probabilmente fa riflettere un po' su quanto sia importante andare più sull'attualità piuttosto che dare dei punti da affrontare quando ormai tutto è già passato. Ma al di là di questo mi sento di parlare su tre aspetti leggendo il DEF. Uno è quello sulla sicurezza, dove devo dire la verità, ho visto anche un anticipo di quelle che sono le ipotesi per una scuola della polizia locale regionale, di quello che può essere il sostegno alle polizie locali, perché poi questo è quello che in qualche modo può fare la Regione, perché viene ben citato l'articolo 117 della Costituzione, però su questo dobbiamo fare tanto per far capire a tutti quanto anche la polizia locale possa essere importante per la sicurezza. Però al di là di questo, che poi è l'aspetto di cui poi probabilmente mi occupo di più e di cui ci capisco di più, sono andato un po' più in analitico su quello che sarà il bilancio e su quelle che sono le prospettive. Io quando ero ragazzino scelsi di fare il liceo classico perché non avevamo molto la matematica, però quello che mi pare di aver capito molto semplicemente è che se non si pensa davvero a un'addizionale IRPEF
si possono fare tutti i calcoli che vogliono, si possono fare tutte le considerazioni che vogliono, ma non si riesce ad arrivare davvero a dare qualcosa di serio. Su 2 punti in particolare, uno è stato già detto e lo ripeto, ma non per essere ripetitivo, ma perché sia ben chiaro a tutto, i giovani. Quando io facevo campagna elettorale, molti mi dicevano no, ma noi votiamo il Presidente Stefani perché è giovane. E questo credo che sia stata una cosa importante e lui tanti voti li aveva presi forse dalla fascia giovanile. Io credo che a questo punto la sua giunta debba dare davvero una risposta a quei giovani che forse sono andati anche al di là di ideologie politiche ma che l'hanno votato semplicemente perché è giovane e quindi probabilmente questi giovani meritano una risposta maggiore, così come merita una risposta maggiore, ma in questo non voglio davvero rubare tempo soprattutto alla collega Sambo, che poi è la vicepresidente della Commissione, su quello che bisogna fare di più, ragionando anche con un addizionale IRPEF maggiore su quello che è la cultura e la prevenzione. Oggi è successo in Lombardia, ma poteva succedere qua, un ragazzino di 13 anni ha accoltellato una professoressa a scuola, ha portato un coltello e l'ha colpita più volte al collo e al petto. Ora questo ci fa pensare sì alla sicurezza, ma non solo alla sicurezza, perché se un ragazzino di 13 anni, per un ennesimo episodio che viene, porta in classe un coltello e colpisce una professoressa, allora questo ci fa capire quanto si debba fare di più sulla cultura e sulla prevenzione, organizzando delle vere e proprie task force di persone che possano andare nelle scuole a parlare di legalità, a parlare di rispetto delle regole e a prevenire ancor più e ancor prima di reprimere. Questo credo che sia importante e se non c'è uno sforzo davvero da parte di tutti il rischio è ritornare tra un po' a parlare di un episodio simile a quello che è successo a Bergamo e che potrebbe succedere in qualunque altra provincia italiana. Io credo che su questo davvero ci debba essere uno sforzo di tutti e di tutte perché su questo credo che sia importante. E se parlo alla cultura, parlo a questa esperienza molto bella che ho fatto durante le commissioni e alle audizioni alle quali ho assistito. Audizioni interessanti, importanti per uno come me che si butta per la prima volta nella politica, che però molto spesso si sono dimostrate un muro del pianto. Io quando ho sentito tutti i vari rappresentanti della cultura non era altro che un leggere quello che era previsto nel DEFRE, ma dire che concretamente però non si era fatto e non c'era in previsione neanche nulla che potesse davvero dare un'inversione di rotta. Quindi credo che anche su questo probabilmente bisogna mettersi a tavolino e fare un ragionamento molto diverso. Grazie. Grazie. Altri prenotati? Consigliere Dalla Pozza, prego. Grazie Presidente. È un bilancio triste, un po' triste com'è la discussione di oggi. Essendo il primo documento di economia e finanza regionale della nuova legislatura, tutto mi sarei aspettato fuorché di sentire un silenzio tombale da parte della maggioranza del Consiglio regionale durante la discussione. Mi auguro che ci sia tempo poi nella presentazione del bilancio vero e proprio del collegato di sentire anche l'idea che ha la maggioranza di questo bilancio. È un bilancio che simile a una pietanza che nella nostra regione spesso è sulle tavole, cioè un minestrone in cui c'è tutto e il contrario di tutto, va bene un po' tutto, va bene la pedemontana, va bene la ciclabilità, va bene il trasporto pubblico, ma poi veniamo corretti dalla consigliera De Berti che ci dice che i livelli di servizio erogati in Veneto sul trasporto pubblico sono di eccellenza. Sì, ma questo non toglie il fatto che in Veneto, il Veneto rimane una delle regioni in Italia che contribuisce meno con proprie risorse a quelli che sono i fondi del Fondo Nazionale Trasporti e che non consente alle aziende del trasporto pubblico locale di spiccare il volo e di avere livelli qualitativamente ancora più elevati. Certo, se vengono paragonati ai livelli di servizio erogati in altre realtà italiane, possiamo dire stiamo bene, e come la raccontiamo sulla sanità. Certo, curarsi negli ospedali veneti, andate a curarvi da qualche altra parte, sì, va bene, ma oggi qualunque cittadino veneto sperimenta sulla propria pelle che cosa voglia dire non avere il medico di medicina generale, che cosa vuol dire attendere
per una visita, che cosa vuol dire attendere per servizi che sono essenziali. È un bilancio che non spicca il volo, è un documento di economia e finanza che non dice praticamente niente. Avete compresso la discussione e credo, Assessore Giacinti, che possiate prendere atto che le forze di minoranza del Consiglio regionale hanno svolto un ruolo anche di garanzia in certi momenti, anche non facendo mancare il numero legale, anche presidiando le audizioni e coprendo, scusate, qualche brutta figura della maggioranza che non era presente in aula, mentre capisco oggi i momenti in cui ci si può astrarre dalla discussione, perché c'è anche da fare una parte di ragionamento su quella che è la manovra emendativa presentata dalle opposizioni. Questa giustificazione non c'è stata durante le audizioni in Commissione. Così come bisogna anche ricordare che le audizioni in Commissione non hanno dato un quadro positivo della situazione regionale. Avete avuto anche le agenzie regionali che hanno cercato di difendere. Oh, scusi consigliere. Io attendo, non ho problemi. La cortesia di un secondo Sì, per l'ordine dei lavori. Non ho nessun tipo di difficoltà. Grazie, scusi. Però un problema tecnico. Sì, ma io comprendo, faccio parte di questo Consiglio e comprendo anche... Nell'interesse di tutti, garantisco. Sì, certo. No, infatti, guardi, non sto protestando, Presidente. Ne avrebbe tutte le ragioni. Protesto per cose più importanti che non quelle procedurali. Consigliere, prego, consigliere. Il vicepresidente Rucco lo sa. Dicevo, anche le audizioni hanno restituito un'immagine di una regione che langue, una regione che, nonostante la narrazione che c'è stata negli ultimi 15 anni e nonostante il voto, perché poi, viva la democrazia, il voto ha stabilito che fosse giusto che questa maggioranza proseguisse tra una legislatura e tra quella precedente e quella attuale, ma nonostante questo i problemi rimangono. Non troviamo però nessuno slancio dentro a questo documento di economia e finanza che ci faccia dire qual è la direzione che è stata impressa al mandato legislativo che vi ha affidato l'elettorato. Lo sappiamo perché poi viviamo nel mondo, ce lo state raccontando, assessori presenti, che avete una difficoltà che è determinata dalla mancanza di risorse. Ce lo dite riservatamente a tutti, ce la raccontate, possiamo tirar fuori anche, scoprire qualche altarino. Avete una difficoltà. È ovvio che questo documento di economia e finanza regionale non vi dà respiro sufficiente per fare tutto ciò che vorreste fare. Io capisco che voi vi guardiate dicendo, ma non sono mica stato io a dirlo. Per favore. Va bene, ma è solo per far emergere le cose che nel chiacchiericcio che sta fuori da quest'Aula sappiamo tutti. E ciascuno di voi negherà di essere stato lui a parlare con noi per dirci che c'è una difficoltà data da quella manovra che non viene fatta sull'aumento delle addizionali IRPEF. Però questa è la realtà. Probabilmente tante delle cose che avreste voluto mettere all'interno di questo documento di economia e finanza non le avete potute mettere perché avreste rischiato di raccontare cose che non siete in grado poi di mantenere, mancando le risorse. Non potete scrivere, guardo l'assessore Zecchinato che conosco come persona seria, che uno degli obiettivi è quello del contenimento del consumo di suolo nella regione e continuiamo ad essere al secondo posto tra le regioni che consumano suolo in Italia. Questo imporrebbe all'interno del documento di economia e finanza regionale non delle declaratorie assolutamente vaghe e che condividiamo, ci mancherebbe che non le condividessimo, ma vorremmo dire no, questo è l'impegno che ci siamo presi. L'impegno che ci prendiamo è quello di escludere di non escludere dal conteggio del consumo di suolo le nuove infrastrutture.
discutiamone, servono, non servono, facciamo un ragionamento, no, è un documento di economia e finanza che capisco essere ponte tra un momento e un altro, ma è estremamente piatto. Guardate, siamo stati in difficoltà tra di noi a capire che cosa avremmo potuto dire durante la discussione generale e affidiamo quelle che sono le nostre considerazioni a una manovra emendativa che comunque è una manovra emendativa importante, che dà l'idea del Veneto che invece immaginiamo noi e che forse in parte potreste immaginare anche voi se aveste le risorse per poterlo realizzare. Ecco, il giudizio non può che essere quindi un giudizio, non vorrei quasi neanche dire negativo, ma quantomeno sospeso rispetto al prossimo aggiornamento del documento di economia e finanza che vedremo entro la fine dell'anno. Ecco, aspettiamo quel momento, aspettiamo i prossimi 6 mesi perché ci dimostriate se effettivamente siamo in una nuova legislatura, se abbiamo iniziato una nuova legislatura con un piglio diverso o se semplicemente siamo in una linea di continuità che è quella che ha portato il Veneto oggi a perdere così tanta competitività rispetto alle altre regioni. Grazie consigliere. Consigliera Sambo. Sì, grazie. In realtà il mio collega ha anticipato un termine che è quello di un DEF, di un bilancio triste in qualche modo e anche di una discussione triste che noi facciamo. Ma io cerco, ovviamente abbiamo cercato rispetto a questo bilancio, a questo DEF triste, senza visione, ecco, di proporre diciamo, una grande riforma emendativa, quindi sostanzialmente riscrivere quasi quello che è l'impianto che è stato messo in piedi, perché è evidente che mancano dei punti fondamentali. Ma io parto, e veniva citato, lo abbiamo sentito anche in sede di audizione, dal tema della cultura. Il tema della cultura dove, solo per citare un dato, la spesa pro capite in cultura, il Veneto è terzultimo in tutta Italia con una spesa di 9,43 € pro capite, di fronte invece ad altre regioni non a statuto speciale, tanto per chiarirci, insomma, per cui Piemonte 32 €, Abruzzo 23, Campania 22, Toscana 22, eccetera. Quindi insomma, tanto per fare un esempio di quello che questa regione investe in cultura. E lo abbiamo sentito benissimo in commissione. Con la Bianchi ha citato il caso emblematico della Fenice, dove c'è stato un ridimensionamento in questi ultimi 10-15 anni, insomma, di governo Zaia, ma continua evidentemente, insomma, anche adesso col nuovo corso, di un ridimensionamento delle risorse e di quello che in realtà, ad esempio a Cagliari, erano 8 milioni di euro, da noi sono 600.000 euro per una delle istituzioni culturali più prestigiose non solo della regione, ma direi, anzi ne lo dico consapevolmente, di tutto il paese e in realtà anche internazionale. Quindi questo insomma solo un dato per dire di quanto, ma lo abbiamo sentito da tutti quanti quelli che sono intervenuti, appunto tutte le realtà che sono intervenute in commissione sesta, di quale sia la drammaticità della situazione della cultura e dell'investimento di cultura all'interno del nostro territorio, che è drammatica. Per poi passare al lato invece ha già detto ovviamente tanto anche sulla questione sanitaria, però mi preme insomma far emergere la collega Luisetto, ma alcuni dati essenziali, insomma, anche legati alla sanità, ma l'abbiamo detto spesso, ma è evidente che in una regione dove la spesa media pro capite in spesa privata, cioè che il cittadino sborsa per andare dal privato, perché il pubblico ovviamente non dà queste risposte, è di circa, se non mi sbaglio, 850 €, è un dramma. E allora continuiamo a dire appunto ai veneti non tassiamo, ma in realtà li stiamo tassando tantissimo senza investire nella sanità in primis, ma in tutta un'altra serie di servizi. E adesso li cito. La questione dei trasporti, pensiamo a quanto le famiglie, ecco, mi piacerebbe molto parlare anche in questo DREF e in questo bilancio, dove
famiglie, donne, giovani e bambini praticamente sono scomparsi, di quanto le famiglie spendono. Pensiamo a quanto spendono nel trasporto, spendono tantissimo anche e soprattutto per i figli che vanno a studiare, eccetera, e di quanto spendono ad esempio nei servizi per l'infanzia. Sappiamo che abbiamo dei dati drammatici, delle rette che sono molto superiori rispetto ad altre regioni d'Italia, e sappiamo che il dato sia della carenza, diciamo, delle strutture per l'infanzia in Veneto ha due dati drammatici. Uno, la carenza generale, diciamo, dei posti, ma l'altro la carenza quasi assoluta, direi, dei posti pubblici, perché abbiamo un numero, diciamo, di posti dati e garantiti dal pubblico che è veramente bassissimo, circa, dagli ultimi dati, almeno quelli dell'anno scorso, speriamo che dopo il PNRR questo dato magari nei prossimi anni possa essere migliorato dopo qualche intervento grazie all'Europa in questo senso, ma era di 14 posti ogni 100. Allora, se la Regione dà come posti pubblici per gli asili nido a 14 posti ogni 100 bambini, il dato, ripeto, dati fino all'anno scorso, dato è drammatico. Non penso che possa essere migliorato, ma tutto quello che è migliorato grazie appunto ai fondi europei ben venga. L'altro dato essenziale è poi quello legato al lavoro. Noi sappiamo, viviamo in un territorio, lo ripeto sempre, Venezia in particolare, ma faccio l'esempio di Venezia come provincia perché noi abbiamo in tutto il resto d'Italia i capoluoghi di provincia e le province capoluogo che sono le più ricche. Noi invece abbiamo questa anomalia nazionale dove questa provincia è la più povera e questo trascina poi tutto il resto, insomma, in qualche modo anche del territorio, come intendo lavoratori poveri. E la questione del precariato, poi veniva anche giustamente detto, incide fondamentalmente e in particolare sulla questione femminile. Sappiamo qual è il dato di part-time, di lavoro precario e di part-time involontario, soprattutto in Veneto, che è allarmante, non lo diciamo noi, lo dicono i dati. Dato ancora più allarmante che è emerso anche in queste settimane riguarda quello della questione relativa alla sicurezza sul lavoro, una cosa che vi abbiamo sempre detto, la questione della precarietà poi si lega strettamente anche alla questione ovviamente della sicurezza sul lavoro, perché più abbiamo un lavoro precario, più abbiamo meno certezze e sicurezze e anche la situazione dal punto di vista della sicurezza diventa più difficile. Per questo noi sulla questione della precarietà abbiamo fatto una proposta, c'è nel DEF ma c'è anche come disegno di legge che è quella del salario minimo, che è appunto il minimo che ci deve essere, ma quantomeno negli appalti della Regione. Ma l'altro appunto dato drammatico è quello della sicurezza. L'ultimo rapporto della Fondazione Corazzin per conto della CISL Veneto parla di 71.000 incidenti, di cui appunto 60.000 in occasione di lavoro, eccetera, eccetera, insomma, e 111, mi pare, vittime solo nel 2025. Dati che ci vedono veramente fanalino di coda, anche in questo caso ci sono tanti dati che abbiamo citato che ci vedono il Veneto fanalino di coda, che invece dovrebbe essere, almeno dal racconto insomma, della maggioranza, una delle regioni migliori, ma invece ci vedono fanalino di coda purtroppo in tante questioni. Citavo prima la cultura, adesso cito quella della sicurezza del lavoro, dove servono necessariamente più risorse. E chiudo qui con un tema secondo me fondamentale, la questione relativa ai giovani. Allora, il Presidente Stefani ha parlato nella sua campagna elettorale, si è, tra virgolette, ha detto, insomma, almeno ha detto a parole di occuparsi, insomma, dei giovani, perché appunto anche lui effettivamente è molto giovane, che quindi il suo mandato sarebbe stato caratterizzato anche di queste politiche. Ecco, di queste politiche noi abbiamo nel DEF un terzo di paginetta, tanto per essere chiari, insomma, per essere un po' concreti. Anche in Commissione abbiamo chiesto se per caso c'era altro, perché ci stupiva un po', insomma, l'assenza, ecco, e la poca presenza dei giovani di fronte invece alle grandi dichiarazioni di campagna elettorale. Ci hanno detto sì, ci sarà negli altri capitoli, in realtà siamo andati a spulciare le altre pagine e sui giovani veramente c'è poco, niente, anzi direi proprio niente di fatto.
perché se ne parla solo per quanto riguarda, senza neanche parlare poi specificatamente di alcune azioni concrete, di superare il disagio e il disorientamento dei ragazzi, ma questo è il massimo che viene detto all'interno di tutto. E poi si dice come risultati attesi promuovere in ambito di ATS, cioè quindi questo fa capire giovani e solamente l'unica cosa che si pensa sono gli ATS, già questo ci fa comprendere qual è l'idea di politiche giovanili di questa regione, ma comunque coerenti in linea con le finalità e le priorità della programmazione nazionale e la programmazione regionale. Peccato che la programmazione regionale non esiste. Al momento non c'è alcuna programmazione regionale in merito appunto proprio ai giovani. E allora non finiremo mai di dirlo, se non c'è un investimento sulle donne, sui giovani e sui bambini, questo Paese e questa regione in questo caso non hanno futuro, e questo DEF mi pare evidente che di futuro proprio non ci sia. Bene, grazie. Del Bianco. Grazie Presidente, ma io intervengo velocemente perché poi interverrò in maniera più approfondita nella fase emendativa, solo per dire e ricordare che è abbastanza surreale discutere, come ha detto il consigliere Della Pozza, un documento di programmazione così importante senza sentire nemmeno una voce che si alza dai banchi della maggioranza. Io spero e credo che poi ci sarà il tempo di avere un confronto, altrimenti è davvero una situazione irreale. In quello che dovrebbe essere il documento di programmazione principe fra tutti, noi non abbiamo sentito... Scusi consigliere, se possiamo alzare il volume, per favore, perché non si sente. Dicono. Proviamo? Grazie. Dicevo che, si sente? Dicevo che è un peccato che in un documento di programmazione e nel principale documento di programmazione non abbiamo ancora mai sentito una voce che si è levata dai gruppi di maggioranza. E se questo è un'assise in cui ci si confronta sui progetti, sulle cose, sulle visioni, qui in questo momento non lo si sta facendo. Capisco l'esigenza di comprimere i tempi, però evidentemente qui mi sembra anche una volontà di non esprimersi su alcune questioni piuttosto accese anche che sono state sollevate. Dico, sarò molto breve perché evidentemente ci sarà tutta una fase emendativa che, come è stata pronunciata dai miei colleghi, è piuttosto densa, ed è piuttosto densa perché questo documento è estremamente povero. In tutto questo documento, per esempio, non c'è nessunissimo riferimento alle aree di marginalità della regione. Non c'è nessuna agenda strutturata che riguarda, per esempio, la montagna, che ricordo copre il 30% del territorio del Veneto, addirittura è stata data una delega in giunta che però non è coperta da nessuna garanzia economica. Si sono fatte alcune operazioni di marketing, come qualcuno prima ha ricordato, ma non si mette un euro su quelle che sono delle esigenze territoriali di lavorare sulle marginalità. Non sono mai citate nemmeno le autonomie territoriali. Ci sono solo dei brevi riferimenti come delle citazioni, senza dare sostanza a nessuno di questi procedimenti. Sui trasporti le aree interne sono completamente ignorate, completamente. Si citano tratte da sistemare, nessuna di queste riguarda i territori marginali. Non c'è proprio nessun riferimento nemmeno alla strategia nazionale delle aree interne. Allora ditemi quale programmazione si può avere in un territorio, in una regione, in una giunta regionale che evidentemente non tiene conto di tutto il Veneto, ma soltanto di alcune progettualità care evidentemente ai rappresentanti della giunta. Allora io credo che questa cosa vada denunciata e credo che anche la fase emendativa che proporremo sarà molto forte per questo motivo. Arrivo a dire di più. Su due grandi questioni che sono al centro degli interessi geopolitici attuali troviamo molto poco. Troviamo molto poco sull'acqua, che è una partita rilevantissima, non c'è nessuna reale progettualità che vede il risparmio idrico e sappiamo quanto la Regione Veneto è dispersiva in questo senso, non c'è nessun piano di lavoro su quello che dovrebbe essere il rinnovo delle concessioni irrigue. Attenzione che qui stiamo parlando di una partita enorme in cui oggi abbiamo i consorzi di bonifica che fanno da controllori e controllati allo stesso tempo. E non c'è nessuna questione vera che affronta dentro il documento di programmazione questo processo. La Regione del Veneto è una delle pochissime regioni che non ha casualmente un bilancio idrico e ci sarà evidentemente un motivo.
Allora in questo senso chiederemo di intervenire pesantemente nella fase emendativa, perché in questo momento tutti gli indicatori che abbiamo ci dicono che stiamo consumando più acqua di quella che abbiamo potenzialmente disponibile e non facciamo nessuna progettualità per andare al contenimento dello spreco. E soprattutto c'è molto poco in quella che verosimilmente sul piano economico sarà la più grande partita della legislatura. E mi riferisco alla questione del rinnovo delle concessioni, delle grandi concessioni idroelettriche. Ci sono solo alcuni accenni qui e là, con pochissima, diciamo così, visione politica e soprattutto non emerge nessuna idea su come ci stiamo preparando alla partita del 2029. È una partita enorme, ricordo solo che in termini economici questa partita vale di utili, e solo di utili, un qualcosa come 300 milioni di euro annui. Parliamo di più di una manovra IRPEF e nel documento di programmazione che riguarda fino al 28 di fatto non abbiamo nessuna indicazione politica su questa questione. A me sembrano tre questioni piuttosto evidenti, piuttosto grandi, che dicono della povertà del documento. Ma, ripeto, al di là della povertà del documento sarebbe interessante avere almeno un confronto su questo documento. Confronto che oggi, almeno questo pomeriggio, fino adesso non c'è ancora stato. Grazie consigliere. Altri? Altri iscritti? C'è ancora qualche secondo per iscriversi? Io sospenderei la seduta. Ci riaggiorniamo nel giro di un 3/4 d'ora, un'oretta. Per il Cunegato ho chiesto un'ora, concediamo un'ora. Esatto, va a fare il bagno. Grazie. No, ovviamente è ancora aperta la discussione generale, è ancora aperta. I capigruppo si sono incontrati, maggioranza e opposizione devono approfondire alcuni aspetti.
Prova, test audio, prova, test audio. Prova, audio, prova, audio, test 1, test 2. Prova, audio, test audio 1, test audio 2, test audio 3, prova audio. Se lo senti comunque basso. Prova adesso. Prova audio 1, 2, 3, test audio 1, 2, 3. Prova, test audio 1, test audio 2, test audio 3. Sì, no, ce l'abbiamo messo che non ce l'abbiamo qua sulle casse nostre, scritto il microfono esterno. Preso il qui.
Prova, test audio, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio, prova, test audio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test. Ah sì, aspetta. Test audio, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio, test, prova, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, prova, 1, 2, 1, 2, test, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test 1, test 1, test 2, test 3, test 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, test. E la sala pubblico. Sì, la sala pubblico. Sì, esatto. Mm-hmm. Test, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio, prova, test 1, test 2, test 3, test audio, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio, prova, 1, 2, 1, 2, test, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio, prova, test audio, test, prova. Prova microfono, test audio, prova microfono, prova, test, prova microfono, test audio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test microfono, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio, prova, test di microfono, test microfonico, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test audio. Test microfono, test audio, prova, test, prova 1, 2, 3, test audio, prova 1, 2, 3.
Qualcuno ha notizie del maxi emendamento?
Prego, consiglieri, iniziamo. Prego, accomodatevi.
Scusate, dalla regia ci dicono che avremo ancora 15 minuti di affinamento del testo. Però già, se mi ascoltate un attimo, vi farei una proposta. No, a parte l'aperitivo, adesso seriamente, scusate consiglieri, noi abbiamo una convocazione prestabilita alle 9:30 domani mattina. Allora, è verosimile che alle 9:30 domani mattina noi dovremmo iniziare, dopodiché sospendere. Voi sapete che c'è la giornata del ricordo, quindi con il signor Pamic, il professor De Rossi, eccetera, per un'ora dalle 10 alle 11. Farei questa proposta, anzi dico che più che una proposta bisogna far così, se no non ne veniamo fuori. Farei la convocazione al Consiglio alle 14:30. Diamo modo a tutti di valutare la fase emendativa e la Commissione di lavorare, perché altrimenti domani mattina venite qui, ve lo dico in tutta sincerità, e stiamo tutti al palo ad attendere che ci sia lavoro in Commissione. La Commissione lavora con tranquillità, alle 14:30 puntuali si inizia, prevediamo di fare una tiratina, quindi anche con un po' di buio, in modo tale che allertiamo anche i servizi per la ristorazione, il bar e tutte le robe che servono, una tiratina fino almeno a mezzanotte, una roba del genere, e dopodiché venerdì andiamo alla parte finale, dichiarazione di voto e votazione del provvedimento, e quindi venerdì andate a casa, si va a casa in maniera, diciamo, si riesce a gestire tutto. Altrimenti si finisce a sabato, ve lo dico subito. Quindi suggerirei di fare così. Vedo che avete accettato. Non siamo ancora in assemblea. È una comunicazione. È così informale, diciamo coi capigruppo. Dopo te lo dico in maniera formale e dopo intervieni sull'ordine dei lavori. Intanto ci pensi.
come quello che ha detto o si moriva o si restava scemi.
L'assessore Giacinti è qui in sala? No, non è in aula. L'assessore Giacinti è qua? Deve firmare il maxi emendamento. Prendete posto, dovremmo esserci. Grazie. Consigliere Montanariello, prenda posto. Dovremmo esserci. Trovato? Beh, allora è formalizzato? A posto, via. Signori, prendete posto, grazie. Consigliere e consiglieri, prego, prendete posto. Si chiudano le porte, grazie. Consigliere Corazzari, dai, scusate un attimo, vediamo di recuperare nei tempi. Intanto mi sento di ringraziare tutti i consiglieri per l'attesa, ma spero sia proficua poi per il lavoro successivo che dovremmo fare. Allora, non ci sono più interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Vi informo in via formale che è giunto un maxi emendamento da parte della Giunta, il numero 604 che poi troverete agli atti. Il mio intendimento è quello di fare in modo che fino alle 9:30 di domani mattina ci sia lo spazio per i subemendamenti. So che il Presidente Tomaello intende convocare e iniziare il lavoro domani mattina alle 9:30 per l'analisi degli emendamenti, sull'ammissibilità, insomma, tutta la fase per valutare tutta la fase emendativa in Commissione. Il Consiglio ho intenzione di convocarlo alle 14:30 di domani, con la possibilità di andare in notturna, insomma, quantomeno non dico fino alle 4 o 5 del mattino, ma insomma che si arrivi a un'ora che ci permetta di giustificare una convocazione pomeridiana che è quella delle 14:30. Prego. Ecco, io sono contrario al fatto di considerarla una liturgia questa delle notturne.
io penso che sia fondamentale questa proposta che faccio, la faccio semplicemente perché abbiamo perso sostanzialmente più di mezza giornata o quasi una giornata, quindi dobbiamo recuperarla domani. So che c'è buona volontà da parte di tutti e quindi farei così. Per ora non ho altro da aggiungere. C'era qualcuno che voleva intervenire sull'ordine dei lavori, immagino il consigliere Manildo, prego. Ecco, ogni commento sulla giornata di oggi lo faremo magari domani dal punto di vista politico, però volevo capire il tema del termine per i subemendamenti. 9:30 è congruo da un certo punto di vista, però penso che se si potesse differire anche rispetto al lavoro che dobbiamo fare del punto emendamenti, perché potenzialmente vorrei capire se possa essere procrastinato alle 11, 11:30. Anche dopo. Ecco, facciamo. Scusate un attimo, perdona, non può essere anche dopo, perché abbiamo una commissione che deve lavorare. Scusa segretario. Scusate, fermi tutti. Allora, se il segretario ci dice dal punto di vista procedurale... Direi che si può accogliere l'istanza da parte del consigliere Manildo. Le 9:30 possono tranquillamente diventare le 11, 11:30, però in commissione bisogna trattare tutto in modo tale che alle 14:30 ci sia. Perché no? Cosa volete fare? Allora, se qualcuno dice no deve spiegare perché. Allora non si dice no, si fa una proposta. Che proposta dovete fare? Prego. Emendamenti o emendamenti? Domani comunque con relatore, giunta, possono comunque presentare emendamenti senza termini, se non sbaglio, no? Perché anche la procedura che si seguirà adesso. Quindi anche mettere un termine per i subemendamenti è una cosa che vale fin là, perché potenzialmente tutto poi può essere emendato fino a quando non finiamo. Quindi mi sembra un termine che ci possiamo dare per regola, ma vale fin là. È ordinatorio. Ordinatorio, ma... Però noi un termine per i subemendamenti lo dobbiamo dare perché la Commissione deve poi analizzare tutto. Sì, ma un termine lo dobbiamo dare. Un termine lo dobbiamo dare comunque. Bene. Allora, c'è una proposta da parte del consigliere Manildo, riformuliamola. Allora, la prima commissione, come da interlocuzioni, può incominciare a fare il suo lavoro la mattina. Io sarei, siccome c'è il tema, noi non abbiamo visto il maxi emendamento, quindi non abbiamo visto su che temi, su che parti del DEF andrà a incidere, quindi abbiamo bisogno che non ci sia il termine ultimo di presentazione di subemendamenti, diciamo che ci sia un momento successivo. Quindi per me è fondamentale che possa iniziare il lavoro della prima commissione, ma come è stato detto bene anche dal consigliere Galeano, sia aperto il termine per i subemendamenti anche fino alle 11:30, mezzogiorno. L'altro tema è che ovviamente io ho sentito il Presidente parlare sul fatto che la convocazione del Consiglio è differita alle 2:30, va bene, sicuramente devono essere rispettati tutti i tempi che ci siamo dati per la discussione del DEF e quindi anche il fatto della potenziale fine del venerdì alle 6, ovviamente stando queste mutamente va a cambiare
un'intesa che era stata verbalmente raggiunta in conferenza dei capigruppo, perché è fondamentale che venga garantito il contraddittorio di tutti. Oggi c'è stato un ordine dei lavori piuttosto farraginoso e che poi dal punto di vista politico faremo le nostre valutazioni, ma è importante mettere tutti i consiglieri nelle condizioni di poter lavorare bene. Sì, abbiamo visto che c'è una richiesta di intervento. Consigliere Ostanelli. Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori in maniera chiara. Io trovo assolutamente inaccettabile la gestione dell'Aula di quest'oggi. Siamo stati 3-4 ore senza fare nulla, ostaggio delle divisioni interne alla maggioranza. Prima dovevate preparare, presentare degli ordini del giorno. Oggi emendate con un maxi emendamento, io non l'ho mai visto fare in 5 anni di scorsa legislatura, un maxi emendamento al DEF. Io trovo assolutamente incredibile che un documento che dovrebbe programmare il lavoro di questa Regione nei prossimi 3 anni venga emendato in 4,48, anzi in 4 ore, dalla stessa maggioranza su maggioranza, che emenda un documento di economia e finanza che è quello che dovrebbe indicare la via delle politiche di questa Regione. Ma io mi chiedo davvero dove siamo arrivati, non l'avevo mai visto in 5 anni precedenti, oggi è quello che vedo, osservo e vedo che c'è un documento della Giunta presentato in pompa magna dal Presidente Stefani, che oggi viene emendato, ancora non so da chi, ancora non so come, perché non ho in mano un maxi emendamento, lo vedrò. Guardi, c'entra e c'entra anche abbastanza. No, non faccio nessun comunicato stampa, lo cercherà se vuole. Lo dico per rispetto di queste istituzioni, so che magari il collega Barbisan si sente toccato, ma qui c'è un'aula che non ha mai lavorato in questa maniera negli scorsi 5 anni, oggi l'aula lavora in maniera diversa. Penso che nell'ordine dei lavori sia legittimo dire che abbiamo passato 4 ore fermi ad aspettare che voi usciste da non so dove con una proposta di autoemendamento al vostro documento di economia e finanza. È assolutamente inaccettabile, politicamente per me scandaloso, lo stigmatizzo in un intervento sull'ordine dei lavori, perché tenere qui consiglieri che hanno fatto... Scusa, consigliere Barbisan, c'è il tempo segnato, La consigliera può farlo sto intervento, no se te lo fanno fare. No, non ritengo nulla, è il regolamento che prevede questo. Sull'ordine dei lavori intendo, sull'ordine dei lavori stare 4 ore fermi penso sia molto inerente, quindi non solo stigmatizzo questo dal punto di vista dell'ordine dei lavori, ma dal punto di vista procedurale. Avere adesso un DEF totalmente modificato porta anche gli emendamenti che noi abbiamo fatto, potenzialmente, ma ancora non lo so, a vedere un impatto. Faccio l'esempio sull'ordine dei lavori. Se io ho presentato un emendamento sugli affitti brevi e la Giunta voleva approvarlo e nel maxi emendamento c'è qualcuno che ha presentato da parte della maggioranza un emendamento che dice regolamentiamo finalmente gli affitti brevi, vale quello del collega di maggioranza o vale quello della consigliera Ostanel? Io davvero trovo anche dal punto di vista procedurale poco rispettoso del lavoro dei consiglieri tutti, di maggioranza e di opposizione, che hanno presentato degli emendamenti, vedere che poi c'è qualcuno che anche magari prendendo quelle idee presenta un maxi emendamento. È assolutamente inaccettabile dal punto di vista procedurale, politico e dell'ordine dei lavori. Non l'ho mai visto in 5 anni, penso che la gestione dell'Aula e quindi anche della Giunta sia assolutamente inaccettabile. Lo stigmatizzo con forza, non l'ho mai visto. Grazie. Si è iscritto sempre sull'ordine dei lavori il consigliere Cunegato. Sì, anche secondo me è una mancanza di rispetto a noi che siamo stati qua tutto il giorno e devo dire che dimostra anche uno sfaldamento della maggioranza, perché siccome Stefani dice, lo dichiara sui giornali, che non si fanno emendamenti, allora voi portate gli ordini del giorno. Siccome non si possono fare gli ordini del giorno, allora trasformate gli ordini del giorno in un maxi emendamento, che come si diceva prima, come dire, dimostra anche un problema di personalità, no? Per cui io che emendo me stesso, da problema politico diventa psichiatrico. Però al di là di questo,
Consigliere Cunegato, l'ordine dei lavori esula da aspetti clinici. No, Dai, avanti. L'ordine dei lavori è che Qual è noi l'ordine dei abbiamo lavori? buttato via una giornata e Allora. siccome c'era un tempo Ha delle per fare il proposte suo da lavoro, fare? sì, un sacco di cose da fare. Allora, Ha delle proposte da fare sull'ordine dei lavori? La proposta da fare è che questa cosa non deve succedere più, perché se noi facciamo un lavoro e rispettiamo i tempi, loro non lo fanno e mettono in discussione anche il nostro lavoro, quindi questo non deve succedere più i prossimi Grazie. anni. Consigliere Montanariello. Presidente, dico l'ordine dei lavori per essere rispettoso di quest'Aula, perché per me stare 4 ore ad aspettare che voi vi mettiate d'accordo non è lavori, per me lavori è produrre. Detto ciò, Presidente, prendiamo atto e credo che tutto il Consiglio regionale, i giornalisti e i veneti debbano prendere atto che oggi con un solo colpo è stato sfiduciato il Presidente Stefani ed è stato sfiduciato l'assessore Giacinti dal suo partito. Perché prima Stefani dice non si fanno emendamenti, una parte della sua maggioranza porta gli ordini del giorno e la parte del partito di Giacinti chiede a Giacinti, che ha difeso nelle commissioni il documento, di cambiarsi da solo il documento con una proposta della Giunta. Assessore Giacinti, dicevano fuori i consiglieri di maggioranza che sono qui da 20 anni che non hanno mai visto una cosa del genere. Lei, Giacinti, è stato sfiduciato dal suo partito perché le chiede di cambiare un documento che lei ha portato e il Presidente Stefani è stato sfiduciato perché ha dichiarato sul giornale che non si fanno emendamenti. Stefani ce n'è uno, non c'è omonimia, no? Chiudo, Presidente, ha ragione. E dopo che Stefani lo dichiara, portano e quindi, ma scusatemi un attimo, ma ci spiegate noi adesso sull'ordine dei lavori perché io, Jonathan Montanariello, sono stato fin le 3 di notte a farmi gli emendamenti e domani devo venire qua 3 ore prima senza fare consiglio per leggermi quelli vostri che non avete portato in tempo utile e capire come si collegano i miei dentro e come cambiare con i subemendamenti, perché cambierà, Presidente, chiudo, il testo. Cambierà anche il senso dei nostri emendamenti con degli innesti di pezzi sopra o sotto. Non è questione grazie. di lana caprina. Allora sfiduciatevi da soli senza mettere di mezzo il nostro lavoro. Assessore Giacinti, mi dispiace ma il suo partito... Consigliere, avrete modo poi di fare la discussione durante gli emendamenti. È anche vero, onor del vero, consigliere Montanariello, che questo non è un caso che accade una volta ogni morte di Papa, perché in tutte le discussioni di bilancio abbiamo avuto difficoltà nel trattare emendamenti, subemendamenti e lo ha detto anche lei prima che più volte si va anche in commissione. Quindi cerchiamo di riportare, io vi ho lasciato lo spazio per dire la vostra, avete ragione nel senso che avete atteso e questo è stato apprezzato da tutti, adesso cerchiamo di procedere, consigliere Montanariello, e grazie a quelli che sono intervenuti. Vi ricordo che comunque il Consiglio era convocato, sarebbe stato convocato per domani mattina alle 9:30, quindi non è che abbiamo stravolto le giornate del consigliere, ma domani mattina comunque c'è tutto lo spazio, come richiesto dal vostro capogruppo, di affrontare la fase emendativa e di affrontare i subemendamenti e affrontare la fase emendativa in commissione. Alle 14:30 si inizia, dobbiamo porre un limite formale ai subemendamenti, c'è una richiesta delle 11, accettiamo la richiesta delle 11 e si vada avanti. Ci sono altri interventi? La sua maggioranza l'ha mai emendata? Prego. Lei dice che è successo, io non ho traccia che la sua maggioranza ha mai emendato. Guarda, è accaduto di tutto, e accade di tutto in tutti i consigli regionali, però direi adesso ripartiamo con la volontà di approvare questo provvedimento. Abbiamo capito le sue ragioni e le ragioni di tutti, adesso andiamo avanti. Ci sono altri interventi rispetto a questo? Consigliere Borgia, prego. Rispondendo ai colleghi in merito appunto ai lavori, intanto prima di dare dei giudizi, collega Ostanel, io attenderei il maxi emendamento, quindi andrei a vedere, certo,
E poi quando, nel momento in cui avrà modo di vedere se ci sono delle modifiche sostanziali che riguardano, come dire, i vostri emendamenti, allora potrete giudicare, domani ci sarà tutto il tempo per discutere nel merito anche e soprattutto di questo. Dopodiché il partito Fratelli d'Italia non ha sfiduciato collega Montanariello, il suo assessore lo sa benissimo anche che ci possono essere anche delle modifiche, degli accorgimenti rispetto anche alla programmazione, per cui questo c'è concesso, tra l'altro, è concesso ed è da regolamento e non è la prima volta, le do questa grande notizia, non è la prima volta. Se lei intende che come dire, il mandato come dire, elettorale è iniziato e finito da quando lei era consigliere regionale, si dovrà ricredere, perché anche in altre occasioni è successo e questo non va a inficiare il prezioso lavoro della Giunta, anche perché abbiamo sempre detto, no, ed è per questo che saremo qui domani a discutere e entrare nel merito e probabilmente ad approvare, immagino, determinati emendamenti a prescindere da chi li ha presentati, perché siete stati voi che ci avete sempre suggerito che questo Consiglio deve tornare centrale ed è per questo che noi ci battiamo quotidianamente, per cercare di dare il nostro contributo, non in un'ottica di contrapposizione, ma in un'ottica di sinergia. Pertanto non solo confermiamo la bontà del nostro assessore, che devo dire è sempre disponibile ad accogliere tutte le richieste di questa maggioranza e non solo, e anche dell'opposizione, per cui se qui, come dire, c'è qualcuno che non è responsabile insomma, di questa, per quanto vi riguarda, questo orario che avete dovuto attendere, non è di certo l'assessore Giacinti. Se c'è un responsabile penso che vi dobbiate rivolgere ai capigruppo, io mi prendo la quota di responsabilità, la responsabilità maggiore, dopodiché domani in tutta serenità interverremo sui temi politici e sui temi, come dire, anche spero, no, perché avremo modo di vedere tutti questi emendamenti. Grazie mille. Grazie consigliere Borgia. Consigliere Sambo, vi ricordo che in via teorica il dibattito sarebbe concluso. No, sarebbe da toglierlo il tempo, dai, cerchiamo di chiuderlo velocemente. Essere veloce. Grazie consigliere. Assolutamente, però innanzitutto il maxi emendamento non c'è ancora arrivato, quindi no, da questo punto di vista... però intanto non c'è ancora arrivato. Primo. Secondo, non si capisce perché, se questa era la volontà e siamo tutti d'accordo che il Consiglio deve riavere la centralità, in sede di commissione nessuno ha detto niente, tutti hanno detto che andava benissimo e che l'avete votato tutti quanti. Si arriva in Consiglio, non avete presentato neanche un emendamento, probabilmente sfidati dal fatto che noi ne abbiamo presentati e abbiamo detto che questo evidentemente è una questione... Appunto, perché non li avete presentati prima? È questo il nodo. Sentite, li potevano anche presentare dopo, non il vostro lavoro, ma sicuramente quello della minoranza che lavora da settimane di ascolto, di confronto, eccetera, per arrivare. Capisco che siate nervosi, però. Certo, insomma, se non lasciate neanche concludere, evidentemente siamo un po' nervosi, ma è evidente questo, nel senso che potevate tranquillamente farlo prima. Siamo d'accordissimo sul fatto che il Consiglio debba riavere la centralità, ma per riavere la centralità si fa nei tempi stabiliti e nei modi corretti nei confronti di tutto il Consiglio e non solo di una parte. Evidentemente ci sono molte tensioni in maggioranza e lo vediamo, ma il problema dopo riguarda poi lo svolgimento del Consiglio e non abbiamo problemi a rimanere qua fino a mezzanotte, a star qua il giorno in più, stiamo qua anche sabato, volentieri il mio compleanno lo festeggiamo tutti insieme, porto le paste, non è un problema, veniamo sabato, veniamo anche domenica. Non è un problema di quanto stiamo qua, ma di come viene utilizzato il tempo nostro e quindi di conseguenza dei veneti. Grazie. Grazie consigliere Sambo. No, consigliere Montanariello, ha già avuto fin troppo tempo. Da domani abbiamo un sacco di tempo per fare interventi e sentire anche le ulteriori sue considerazioni. Grazie.
Grazie, l'ho già sentito che ho ragione. No, grazie. Mi basta sentirlo, non serve verbalizzato. No, basta. Per favore, consigliere Montanariello. Vabbè, però un consigliere che richiama le regole, richiama il Presidente alle regole, non rispetta le regole, non è un consigliere che può richiamare le regole. Basta, basta. Allora, signori, penso che dopo approfondita e lunga discussione noi ci ritroviamo domani alle 14:30, su richiesta da parte del consigliere Manildo la fase subemendativa fino alle ore 11 domani mattina, quindi poi cercherà il Presidente Tomello di gestire questa fase anche rispetto alla Commissione e da poi dalle 14:30 andremo ad oltranza ad affrontare punto per punto gli emendamenti. Mi dicono gli uffici, l'ufficio legislativo, che il maxi emendamento è stato caricato, quindi ce l'avete già agli atti. Grazie e buona serata. Ah, scusate, per chi fosse interessato, spero molti, domani mattina abbiamo un ospite che è il signor Pamic, il professor De Rossi, sala stampa alle ore 10, dalle 10 alle 11, un'ora. Se qualcuno vuole partecipare vi attendiamo. Grazie e buona serata.